amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Esoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno, dove troveremo la luna piena in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni rimasti usate e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Di sicuro è un periodo dove può aumentare la razionalità e dove abbiamo l'opportunità di avere più senso della disciplina, dell'ordine, una visione realistica, lo stato emotivo più stabile, i sentimenti possono essere sotto controllo, c'è buonsenso e concentrazione sugli obiettivi, le azioni calcolate, mirate, proprio per un periodo di scoperte, di grandi imprese e di successi. Di contro dobbiamo fare attenzione alla sensazione di solitudine, di indifferenza, di egoismo, di freddezza, di pragmatismo eccessivo, può aumentare la riservatezza, anche l'insensibilità, però ricordiamoci che questa può essere anche apparente, e cioè che può scattare come meccanismo di difesa. E vediamo adesso il vostro primo oracolo. Ci traccia un punto di partenza, può essere la linea, un filo conduttore, un che cosa aspettarci, può essere anche semplicemente qualcosa che dobbiamo fare subito, subito attenzione, quindi intorno al 16 giugno per rimetterci magari in carreggiata nel nostro percorso e sfruttare al massimo le energie intorno a noi, soprattutto quelle ovviamente della luna in questo caso. Troviamo Gufo notturno. Questa parla di saggezza, è una carta che ci fa capire che per noi può essere un periodo molto fertile, soprattutto dal punto di vista dello studio, un certo tipo di comportamento molto utile ad ottenere dei risultati, di essere pazienti, costanti, accorti, adattissimo proprio per lo studio, nel senso di fare corsi, quindi per l'apprendimento in genere, anche a livello sperimentale e personale, quindi conoscere e imparare attraverso l'esperienza. Se c'è un momento buio ci sta dicendo che presto vedremo la luce e magari possiamo già cogliere un risvolto positivo. E vediamo adesso quali altri messaggi troviamo. Forse lo troviamo subito questa svolta positiva. C'è lo scintillio che ha a che fare con, a livello metaforico, con una luce molto forte, però il suo significato effettivamente parla finalmente di occasione per brillare, quindi per mostrare le nostre capacità, per cogliere delle opportunità interessanti. Direi che come possibilità di manifestare le proprie idee, le proprie capacità, in realtà può essere adatto chi sta cercando lavoro, quindi tramite colloqui, promozioni, audizioni, e anche chi ha il lavoro effettivamente per espandere, se avete un'azienda, per espandere le vostre possibilità, i guadagni, quindi un qualcosa di abbastanza favorevole. Quindi direi che proprio per tutti in qualche modo c'è un'opportunità per attirare qualcosa di positivo e di scintillante. Vediamo un altro messaggio, arriva da Osservatore delle Stelle. Questa ci sta dicendo
di pensare attentamente che cosa vogliamo e che cosa desideriamo. Perché salta fuori un messaggio di questo tipo? Perché probabilmente, c'è un'aspirazione o un'idea, un progetto, un proposito che dobbiamo iniziare o è già in corso d'opera e allora abbiamo bisogno proprio di, rinfrescare un po' le nostre energie, di acquisire ambizione che va ad alimentare la nostra volontà e la nostra determinazione e quindi di concentrarci proprio al massimo. Ecco perché è importante capire che cosa si vuole, perché se non abbiamo chiarezza del nostro obiettivo, se non abbiamo neanche chiarezza nel percorso che dobbiamo fare, e allora questo è il momento giusto per farlo, proprio per visualizzare il nostro obiettivo. Se c'è uno schema negativo, allora questo è il momento giusto proprio per sostituirlo, quindi modificare, le nostre modalità, i comportamenti, atteggiamenti e anche per andare a modificare qualcosa del nostro percorso. Se ci sentiamo bloccati è qui che non dobbiamo crearci degli alibi e, continuare a rimanere bloccati, ma almeno fare un piccolo passettino. Quel piccolo, piccolo passettino è importantissimo. Adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Troviamo come prima indicazione lo specchio velato. Molto interessante perché lo specchio velato ci parla, di un qualcosa che forse stiamo evitando di vedere. Può essere una parte di noi stessi che, è nascosta o teniamo nascosta, può essere anche che, ci stia dicendo di filtrare la realtà, i giudizi, le paure, le aspettative, quindi abbiamo bisogno di questa rivelazione, ma che arriva dal fatto di cercare ciò che è vero, ciò che è autentico e magari facendo che cosa? Rivalutare i nostri parametri, perché possiamo avere una visione distorta della realtà, di alcune situazioni che stiamo vivendo e forse anche di alcune persone. L'altro messaggio arriva dalla carta Il Fanciullo. È una bellissima carta che, come significato simbolico ha a che fare con la purezza, con l'innocenza, con la libertà dai giudizi, dai condizionamenti e quindi di accogliere gioia, semplicità nel rinnovamento delle nostre energie, può esserci anche un riscatto, una soddisfazione, una possibilità di cambiare percorso, quindi guardare le cose e forse anche agire come un fanciullo, e cioè scoprirci nelle cose più semplici, di scoprire la meraviglia nel vedere il mondo con occhi nuovi, non solo il mondo, io intendo un po' tutto quello che viviamo e anche con noi stessi. Belli messaggi di questa carta di disobbedienza creativa, di vivere esperienze autentiche, di gioco, di curiosità come stimolo, proprio per accogliere nella nostra vita più leggerezza e più connessione alle cose autentiche. Infatti l'abbiamo visto anche con i messaggi precedenti. L'ultima carta con Pachamama ci sta dicendo un qualcosa che riguarda l'energia che nutre e che rigenera. È vero, si può trattare di amore incondizionato, però può riferirsi a noi, alla nostra determinazione, a quello che, a quell'amore che stiamo dando e donando forse a una persona, forse a un progetto, a un'idea, a quello che vogliamo realizzare. Quindi di qualsiasi tipo di amore stiamo parlando, è quella la forza che muove un po' tutto. Quindi possiamo accogliere questa energia creativa di prosperità, di abbondanza, di responsabilità per proteggere quello che abbiamo, di riconoscere quello che abbiamo e quello che abbiamo fatto nel nostro percorso e di affrontare le nostre paure, i nostri limiti
proprio per trasformarle completamente, ed è lì che troviamo delle possibilità che in realtà sono già disponibili, e sono pronte ad essere colte. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!